Ben ritrovati nel mio canale, io sono Federica Crochet e nel video tutorial che sta per cominciare vi mostro come realizzare questa carinissima fascia per capelli. Questo è il periodo in cui si iniziano a fare dei regalini di Natale e ho pensato che devono essere dei progetti semplici, economici e soprattutto veloci. Quindi, come prima cosa, ho pensato appunto ad una fascia per capelli. Questo progetto è facilissimo da realizzare anche se siete degli principianti. Adesso passiamo a vedere tutto l'occorrente e iniziamo a vedere come realizzarla. Per questo progetto andremo ad utilizzare il filato Woolly dell'azienda Un Filo di Passione, che come avete ben capito è un filato che io amo moltissimo per quanto riguarda soprattutto la morbidezza e la resa. Infatti abbiamo un gomitolo composto dal 70% di lana e un 30% di acrilico, un 50 grammi per 150 metri. Per questo nostro progetto occorrerà un gomitolo. Oltre al filato Woolly andremo ad utilizzare un uncinetto da 3 mm. Iniziamo realizzando un nodino scorsoio e 23 catenelle che corrisponderanno ad un'altezza di circa 12 cm. A questo punto mettiamo il dito sulla 23esima catenella e ne facciamo un'altra per girare il lavoro. Puntiamo l'uncinetto sulla seconda catenella, quindi sulla 23esima, e andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascun punto. Quindi andiamo a realizzare un totale di 23 maglie basse lungo tutta la nostra catenella. Una volta realizzate le nostre 23 maglie basse andiamo a fare il secondo giro e ci alziamo con 2 catenelle che saranno in sostituzione della prima mezza maglia alta. Giriamo la lavorazione, filo sull'uncinetto, entriamo sulla seconda maglia bassa del giro precedente e andiamo a fare una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa successiva e andiamo a realizzare una mezza maglia alta e continuiamo realizzando 23 mezze maglie alte, contando anche le 2 catenelle d'inizio, fino alla fine del giro. Terminato il nostro secondo giro di mezze maglie alte, andiamo a fare il terzo giro e facciamo una catenella che ci servirà soltanto per girare il lavoro e non conterà come prima maglia. Al giro numero 3 andiamo a realizzare nuovamente delle maglie basse ma prese nella costina posteriore. Quindi questa è la catenella della mezza maglia alta e noi andiamo a puntare l'uncinetto in questo filino qui. Quindi entriamo nel primo punto e andiamo a fare la nostra maglia bassa. Ruotiamo leggermente il lavoro, ecco qui, entriamo nel secondo punto e andiamo a fare ancora una maglia bassa. Entriamo nel terzo punto e facciamo ancora una maglia bassa e continuiamo in questo modo realizzando 23 maglie basse tutte in costa dietro. In questo modo. Al termine del giro numero 3 la lavorazione si presenta in questo modo. Vedete com'è carina con questa catenella in rilievo? Ok, passiamo adesso al giro numero 4. Andiamo a realizzare 2 catenelle in sostituzione della prima mezza maglia alta, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entriamo sul secondo punto perché il primo già lo abbiamo lavorato e andiamo a realizzare una mezza maglia alta in ciascun punto fino ad arrivare al termine del giro. Terminato il giro numero 4, adesso per il quinto giro andiamo a ripetere il giro numero 3. Quindi andiamo a fare una catenella che non conterà come punto
Giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa in ciascun punto ma presa in costa dietro. Una, quindi giriamo, non andiamo a prendere questo filo qui, ma andiamo a prendere quello posteriore e andiamo a fare una maglia bassa in ciascun punto. E continuiamo in questo modo ripetendo i giri 3 e 4, ovvero il giro di mezze maglie alte e il giro di maglie basse in costa dietro, per un totale di 70 giri ed un'altezza di 48 cm. A questo punto giriamo la lavorazione sul rovescio e andiamolo a piegare in questo modo. Giriamo ancora e andiamo a piegare la parte destra sulla parte sinistra fino a metà. Adesso la metà della parte sinistra la gettiamo sulla parte destra, giriamo nuovamente e la metà destra la gettiamo sulla metà sinistra. In questo modo. Facciamo combaciare bene tutti quanti i bordi e con l'aiuto di un ago tirafettuccia andiamo a cucire utilizzando la codina del filo che abbiamo tagliato ma abbiamo lasciato un po' più lunga. E andiamo a cucire in questo modo andando a prendere tutti i bordi. E una volta terminata la cucitura la andiamo a fissare creando un nodino. A questo punto possiamo andare a voltare la nostra fascia. E andiamo a nascondere il filino in eccesso. Ed eccola qui come si presenta la nostra fascia per capelli finalmente terminata. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo tutorial. Ciao!